Natale a settembre? Secondo Mattel si può fare. Sì, perché oggi siamo qui con la prima bambola per questo Natale 2024. Siamo a settembre, è uscita ad agosto, mi è arrivata qualche settimana fa, ma riesco a registrarvi il video solamente ora, che comunque mi sembra un po' presto. Però, visto che ce l'ho qui, questa Clio Denial in versione Holiday, possiamo aspettare Natale? Assolutamente no, quindi iniziamo questo video, anche se sarà un po' un Natale in anticipo. Dopo Draculaura, che è stata la prima, e Claudine Wolf, che è stata la seconda, abbiamo come Monster High per Natale questa Clio Denial. Le altre non le ho acquistate. Questa qui non potevo farmela sfuggire. Il mio personaggio preferito, vestita totalmente del mio colore preferito, come potevo lasciarla lì? Quindi la sua scatola è completamente sui toni del nero e dell'oro. Davanti c'è un'enorme vetrina che ce la lascia vedere completamente all'interno per chi non volesse deboxarla. Inutile da dire che io non vedo l'ora di farlo. Sui lati della parte frontale ci sono tutti questi decori stilizzati di serpenti, cobra, fiocchi di neve dorati su carta nera. Nella parte in basso c'è il logo Mattel, ovviamente c'è scritto Winter Edition proprio perché è la versione invernale. Al centro con questa finitura olografica troviamo il logo Monster High Holiday, un gioco di parole tra la parola urlo e la parola vacanze in inglese. Su entrambi i lati della scatola troviamo dei fiocchi di neve dorati sempre su carta nera. Nel retro della scatola invece ci sono alcune cose che dobbiamo vedere. Qui a lato troviamo una foto della nostra Clio Denial, però fotografata dal retro, quindi ci fa vedere tutti i dettagli che in scatola, che lasciandola chiusa in scatola non potremmo vedere, e io la trovo una scelta molto carina. Da questa parte invece troviamo il logo Monster High e una descrizione scritta in 1000 lingue, dove ci dicono: Clio Denial illumina le vacanze natalizie con il suo abito dorato radioso e uno scialle scintillante, avvolta come un regalo in un tessuto abbagliante. Lei è il regalo della stagione con il suo copricapo glitterato, scintillante, le sue favolose frange e i suoi tacchi scolpiti, che queste vacanze possono essere spaventose e luminose per tutti. Ma dopo aver visto la sua scatola, passiamo a deboxare. Ed eccola qua fuori dal box, e ragazzi vi devo dire che già fuori dal box, già appena tirata fuori, ho visto che è veramente molto più bella di quello che sembrava. Se vi ricordate avevo dei dubbi sulla sua bellezza, adesso non più. Come sempre iniziamo dal suo viso, ma prima di parlare degli occhi vi devo dire che questa Clio ha la pelle tutta completamente perlata, esattamente come fanno solitamente con Nefera, dalla testa ai piedi. Credo che dalle riprese macro si riesca a vedere, ma passiamo agli occhi, che sono completamente azzurri, molto belli, con un trucco davvero molto particolare, perché nella parte inferiore dell'occhio c'è tutto questo ombretto marrone molto definito, sembra quasi un eyeliner. Nella parte superiore dell'occhio invece abbiamo un eyeliner nero grafico sia al centro dell'occhio che nella parte finale, una linea nera che va dalla parte centrale fino alla coda dell'occhio, dove però all'interno troviamo un ombretto dorato che poi sfuma in verde acqua. Sopra a questa linea nera troviamo invece un ombretto bronzo o comunque un oro un pochino più scuro, una lineetta di un oro più chiaro, e sotto al sopracciglio, che poi prosegue fino quasi al centro dell'occhio, c'è dell'illuminante ovviamente dorato, un trucco stupendo. E già che ci siamo, le sue sopracciglia sono completamente nere, ma con la codina in fondo leggermente arricciata. Questo trucco è uno dei più belli che ho visto su Clio. Sul suo zigomo destro troviamo questa piccola gemma, la sua solita gemma stampata sullo zigomo, ma in questo caso ovviamente dorata. C'è veramente forse un pochino di blush, ma è quasi invisibile, forse non c'è nemmeno, me lo sto inventando. E invece sulle labbra troviamo del rossetto bronzo, quindi è un marrone leggermente glitterato, leggermente perlato. Il suo viso è wow. Cominciamo con gli wow. In testa invece indossa questo copricapo davvero realizzato benissimo, complimenti Mattel, dove vediamo due serpenti qui nella parte alta della sua fronte, molto carini, collegati sul retro da questi due pezzettini dorati. Su entrambi i lati scendono questi due pezzi, sempre ovviamente di plastica dorata, con però stampati dei fiocchi di neve, essendo lei appunto la Clio per Natale. E qui sopra invece troviamo un sacco di cose. Troviamo delle piume qui sotto dorate,
Queste specie di piume o orecchie, non riesco bene a capirlo ma sono stupende, sempre dorate ma con anche dettagli colorati di nero. Qui vediamo anche uno scarabeo colorato di blu e posizionato al centro di un enorme fiocco di neve dorato, su cui sopra c'è anche un fiocchettino di Natale. Ma la cosa più wow è che se andiamo a vederlo dal retro i dettagli continuano. Non abbiamo dettagli colorati, ma nella parte superiore vediamo il retro di tutte quelle piume con lo scarabeo e il fiocco di neve, ma se scendiamo ha questa specie di caschetto, chiamiamolo così, realizzato con tutte queste piume dorate, ovviamente di plastica, ma sono bellissime, sono veramente realizzate benissimo e mi piace da impazzire perché anche così di profilo risulta davvero un copricapo egizio. Fantastico! Wow! I suoi capelli sono ovviamente di base neri, davanti tagliati con questa frangetta, la classica frangetta di Clio. Vediamo che ha anche un po' di tinsel dorati che in questo caso vi dirò non mi dispiacciono, perché con tutto questo oro e con l'idea di una bambola di Natale qualche luccichio mi piace. Ma andando a guardarli dal retro vediamo che escono esattamente da quel caschetto di piume e non sono solamente neri perché hanno anche tutte queste ciocche bionde quasi dorate. Sono davvero molto lunghi, completamente lisci, le arrivano praticamente alle ginocchia e in più possiamo appunto vedere che ci sono anche qui dei tinsel proprio per richiamare tutto l'oro che lei ha addosso. Non sono proprio perfetti appena usciti dalla scatola, hanno sicuramente bisogno di una pettinata, ma sono davvero bellissimi e devo dire che anche il colore scelto per queste ciocche più chiare è un biondo che non è né troppo freddo né troppo caldo e assieme ai tinsel risulta proprio come se avesse dei capelli d'oro. Ma invece scendendo a guardare il suo look mi sono accorto che è un po' più complesso di quello che sembra. Quindi inizierei da questo accessorio che non è una collana perché è un pezzo unico agganciato sul retro con la cintura. Quindi è tutto un pezzo unico, poi vi faccio vedere anche sul retro come si rimuove, dove qui sulla cintura ha tutti questi dettagli che ricadono sulla gonna, molto carini. Qui al centro c'è disegnata questa piccola gemma color verde acqua che ritroviamo anche nella parte sul colletto. La parte qui sul collo sembra quasi un collare d'oro con due spalline rigide che scendono lungo la sua schiena. E infatti guardandolo sul retro vediamo che prosegue sia il colletto che tutti i dettagli appoggiati alla sua gonna. Ma la cosa più bella, secondo me, che mi fa dire veramente wow, è che qui, proprio in mezzo alle sue scapole, c'è la chiusura che però, come vedete, è una chiusura a scomparsa, perché c'è questo scarabeo al centro a cui si aggancia questo anellino di plastica attaccato all'altro lato. Quando andiamo a chiuderlo, questa chiusura sparisce completamente. E la stessa cosa l'hanno riproposta anche nella parte inferiore, dove la chiusura è sempre a scomparsa nel senso che risulta tutto piatto e non in rilievo come tanti bottoni o tanti perni che troviamo nelle altre bambole, ma in questo caso è a forma di gemma. La gonna devo dire che continua a non convincermi del tutto, anche se dal vivo è davvero molto più bella. Io spero che in camera si riesca a notare che ha tantissimi riflessi oro e anche verdi. Forse illuminandolo così si può notare meglio, spero, perché tante volte questi riflessi purtroppo la camera non li fa vedere, ma la maggior parte di questi riflessini che voi vedete dal vivo sono completamente verdi. La gonna è realizzata con questo tessuto molto rigido, tutto plissettato, e a toccarlo sembra veramente di toccare un misto tra il filtro dell'aspirapolvere e un cornetto di pasta fillo, una cosa del genere. È veramente molto rigida ed è un pezzo staccato dalla parte superiore, ma lo vedremo tra poco. Perché prima vorrei mostrarvi le sue scarpe, che sono delle specie di décolleté con un tacco e un plateau altissimo, completamente dorate, con questo dettaglio dietro la caviglia, davvero molto belle, quasi completamente aperte sul davanti, ma con un dettaglio sul retro del tallone e sul tacco davvero meraviglioso, perché sul tallone ci sono delle piume e uno scarabeo e sul tacco c'è una rappresentazione di una statua di quello che secondo me è il dio Anubi, che non posso dire in italiano se non mi bannano il video. Ma tornando un attimo alla sua gonna che ho rimosso per farvi vedere quello che indossa sotto, volevo prima farvi vedere che Mattel in questo caso l'ha anche completamente foderata. C'è proprio questa fodera all'interno, il tessuto è davvero bello visivamente, anche se purtroppo in camera non rende. In cintura hanno messo questo pezzettino di stoffa a simulare appunto la cintura della gonna, ed è molto carina, davvero molto carina e fatta bene. Ma andando a rimuovere anche questo accessorio che abbiamo visto prima, possiamo notare che sotto a quell'accessorio e sotto alla gonna questa Clio non indossa un top o una semplice maglietta giusto per coprirle la parte superiore, ma indossa un vero e proprio vestitino dorato, lungo fino a mezza coscia, davvero semplicissimo ma molto carino. Visto che la gonna
va praticamente a coprire tutta questa parte. Io pensavo che l'avessero realizzato solamente un top per coprirle il seno, e invece no. Mattel in questo caso ha realizzato proprio con tutte queste arricciature sul seno e 2 spalline trasparenti di silicone. Ovviamente anche questo completamente removibile sul retro tramite del velcro. Ma la cosa sicuramente più interessante che starete aspettando tutti di questa Clio è questa specie di scialle, di questo drappeggio davvero molto bello che le ricade da un braccio all'altro. Da entrambi i polsi partono questi 2 pezzi di stoffa quasi completamente trasparenti, ma con stampati sopra con questo oro metallizzato una valanga di fiocchi di neve, per fortuna uguale su entrambi i lati e ragazzi con anche tutti gli orli cuciti al punto giusto. Quello sull'altro lato è esattamente lo stesso con gli stessi fiocchi di neve e sono agganciati qui al suo polso tramite questo elastichino nero, che però Mattel ha ben pensato di coprire con questo bracciale, che è un bracciale molto carino perché ricorda i fiocchettini per i pacchetti regalo, con 2 nastrini che scendono uno da una parte, uno dall'altro, e serve proprio per andare a coprire così l'elastico nero, in modo da vederlo il meno possibile. Devo dire che anche questa è un'idea davvero geniale, mi piace tantissimo. Ma guardando questo scialle, questo drappeggio, insomma questa cosa dal retro, vediamo che anche sul retro ci sono delle cose davvero molto carine, perché è collegato ai 2 pezzi che abbiamo visto davanti con i fiocchi di neve stampati dorati, ma è realizzato con un tessuto leggermente diverso, leggermente meno trasparente e un pochino più giallo, che fa tutte queste pieghe per dare movimento all'altezza del sedere, ma soprattutto lungo tutto il bordo ci sono queste frange dorate davvero stupende che la arricchiscono un casino. Wow, mi piacciono da impazzire e non me lo aspettavo, vi dico la verità, non me lo aspettavo. L'unica cosa che forse avrei preferito è che Mattel avesse messo sotto a questo un altro pezzo del tessuto con i fiocchi di neve, perché secondo me se il retro fosse stato così sarebbe stato probabilmente ancora più carino. Però comunque direi che non mi posso lamentare, davvero wow anche in questo caso, soprattutto guardandolo dal davanti. Con lei arriva lo stand completamente nero a forma di teschio Monster High con qui sopra il fiocchettino, ma come vedete l'asta è esattamente al centro perché questo è uno stand a seduta. Nel suo caso non hanno messo il classico stand Monster High, ma hanno messo quello che sparisce all'interno della sua gonna. Un'altra cosa che a me piace davvero tantissimo. L'ultima cosa che arriva con lei è ovviamente il certificato di autenticità, dove troviamo il logo Monster High Holiday Winter Edition e qui ci dicono che questa bambola è stata creata con la collaborazione di designer e artisti Mattel. Le solite cose. Ma in questo caso, oltre ad essere un bellissimo cartoncino rigido, hanno aggiunto anche dei piccoli fiocchi di neve per arricchirlo. Finalmente un po' di sforzo. E questa era Clio The Nile delle Monster High, realizzata da Mattel con il corpo e anche il viso delle Monster High G1, quindi non il reboot, ma con le fattezze delle Monster High originali, per questa stagione invernale, o più precisamente per questo Natale. Quanti wow diamo a questa bambola? Io direi wow, wow. Basta. Anche in questo caso purtroppo solamente 2 wow. La trovo bellissima, molto 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 più bella di quello che sembrava in box e soprattutto di quello che sembrava dalle foto di stock. Fuori dalla scatola fa totalmente un'altra scena, i capelli sono bellissimi, il suo viso è stupendo, il copricapo che ha in testa è meraviglioso, sì poteva esserci qualche dettaglio in più colorato ma comunque non mi lamento, le scarpe sono fantastiche, l'accessorio che ha addosso sul petto è molto bello, realizzato molto bene, con anche le chiusure diciamo a scomparsa come vi ho detto prima, e anche lo scialle non è per niente male, è davvero molto bello. Cos'è che non mi convince? Non mi convince la forma della gonna perché purtroppo la fa sembrare un po' come un sarcofago e non so se volesse esattamente essere quella l'idea, ma questa gonna sembra veramente un palloncino che si sta gonfiando. I tessuti sono belli, l'effetto luminoso, l'effetto di luce, di riflessi della gonna è stupendo, ma ragazzi quella forma non riesce a piacermi. Infatti ho il dubbio che cercherò il modo di lasciarla senza gonna, ma solo col vestitino che abbiamo visto che c'è sotto. Un'altra cosa che non mi fa dire completamente wow è il fatto che lo scialle, se avesse avuto il doppio tessuto, quindi anche il tessuto come vi ho fatto vedere prima, con i fiocchi di neve dorati in trasparenza, sarebbe stato perfetto. E invece così è bello, ma mi dà l'impressione che con un minuscolo sforzo in più si sarebbe potuti arrivare quasi alla perfezione. Parlo per lo scialle.
Poi per il resto è davvero comunque stupenda. Mi piace che abbiano curato le scarpe in quel modo, che abbiano fatto i fiocchettini per coprire gli elastici sulle braccia. Si vede veramente che in questo caso, per fortuna, c'è una cura decisamente più alta, un'attenzione per i dettagli più alta a confronto a tantissime altre Monster High. Questa bambola si può trovare ancora sul sito Mattel Creations, se non sbaglio a un prezzo di circa 50 euro più spese di spedizione, ovviamente. Se dovessi trovarla su Amazon vi lascio qui sotto il link in descrizione se dovesse interessarvi, perché comunque se vi piace l'oro, se vi piace Clio, se vi piacciono le vecchie Monster High, credo che questo sia un pezzo da collezione che un giorno potreste arrivare a pentirvi se non lo acquistate adesso. Detto questo, però, voglio sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. La domanda che vi faccio oggi è molto semplice. Da 1 a 3, quanti wow dareste voi a questa Clio The Nile in versione Holiday? Fatemelo sapere con un commentino. Io intanto ragazzi, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di essere riuscito a mostrarvi tutto nel migliore dei modi. Se ci sono riuscito lasciatemi qui sotto un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va seguitemi su tutti i social con lo stesso nome, Toys Expression, e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.